Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Busulfano Teva. Teva Italia SRL, sede legale. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cosa ha Busulfano Teva? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Busulfano Teva durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cosa ha Busulfano Teva? Busulfano Teva ha un farmaco a base del principio attivo busulfano, appartenente alla categoria degli antineoplastici alchilanti e nello specifico alchilsulfonati. È commercializzato in Italia dall'azienda Teva Italia SRL, sede legale. Busulfano Teva può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Busulfano Teva 6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 8 flaconcini 10 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Teva BV. Concessionario: Teva Italia SRL, sede legale. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: busulfano. Gruppo terapeutico: antineoplastici alchilanti. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: busulfano Teva seguito da ciclofosfamide, BC2, ha indicato nel trattamento di condizionamento precedente al trapianto convenzionale di cellule emopoietiche progenitrici, HPCT, in pazienti adulti quando l'associazione è considerata la migliore scelta disponibile. Busulfano Teva dopo fludarabina, FB, ha indicato nel trattamento di condizionamento precedente al trapianto di cellule emopoietiche progenitrici, HPCT, in pazienti adulti che sono candidati a un regime di condizionamento ad intensità ridotta, RIC. Busulfano Teva seguito da ciclofosfamide, BC4, o da melphalan, Bumel, ha indicato come trattamento di condizionamento precedente al trapianto convenzionale di cellule emopoietiche progenitrici in pazienti in età pediatrica. Posologia. La somministrazione di Busulfano Teva deve avvenire sotto il controllo di un medico esperto nel trattamento di condizionamento precedente al trapianto di cellule emopoietiche progenitrici. Busulfano Teva viene somministrato prima del trapianto di cellule emopoietiche progenitrici, HPCT. Posologia. Busulfano Teva in associazione con ciclofosfamide o melphalan. Negli adulti, la dose e lo schema posologico raccomandati sono i seguenti: 0,8 mg/kg di peso corporeo di busulfano in infusione della durata di 2 ore, ogni 6 ore, per 4 giorni consecutivi, per un totale di 16 dosi, seguito da ciclofosfamide a 60 mg/kg/die per 2 giorni, da iniziare almeno 24 ore dopo la 16ª dose di Busulfano Teva, vedere paragrafo 4.5. Popolazione pediatrica, da 0 a 17 anni. La dose raccomandata per Busulfano Teva è la seguente: peso corporeo effettivo, chilogrammi. Dose di Busulfano Teva, mg/kg, 9, 1,0. Da 9 a 16, 1,2. Da 16 a 23, 1,1. Da 23 a 34, 0,95, 0,8. Seguito da 4 cicli di ciclofosfamide, BC4, a 50 mg/kg di peso corporeo, BV doppia, oppure da una somministrazione di 140 mg/m2 di melphalan, Bumel, da iniziare almeno 24 ore dopo la 16ª dose di Busulfano Teva, vedere paragrafo 4.5. Busulfano Teva va somministrato in infusione della durata di 2 ore ogni 6 ore, per 4 giorni consecutivi, per un totale di 16 dosi, prima di ciclofosfamide o melphalan e del trapianto di cellule emopoietiche progenitrici, HPCT.
Pazienti anziani. I pazienti di età superiore ai 50 anni, N uguale 23, hanno risposto positivamente al trattamento con busulfano senza alcuna modifica posologica. Comunque, per un uso sicuro in pazienti di età superiore ai 60 anni, sono disponibili solo informazioni limitate. Per gli anziani si deve usare la stessa dose, vedere paragrafo 5.2, utilizzata per gli adulti, di età inferiore a 50 anni. Busulfano Teva in associazione con fludarabina, FB. Negli adulti, la dose e lo schema posologico raccomandati sono i seguenti. Fludarabina somministrata come singola infusione giornaliera di un'ora a 30 mg/m2 per 5 giorni consecutivi o 40 mg/m2 per 4 giorni consecutivi. Busulfano Teva verrà somministrato a 3,2 mg/kg come singola infusione giornaliera di 3 ore immediatamente dopo fludarabina per 2 o 3 giorni consecutivi. Popolazione pediatrica, da 0 a 17 anni. La sicurezza e l'efficacia di FB nella popolazione pediatrica non sono state stabilite. Pazienti anziani. La somministrazione della regime FB non è stata studiata in maniera specifica nei pazienti anziani. Tuttavia, in pubblicazioni con regimi di condizionamento FB sono stati segnalati più di 500 pazienti di età a 0-55 anni che hanno mostrato risultati di efficacia simili a quelli dei pazienti più giovani. Nessun aggiustamento della dose è stato ritenuto necessario. Pazienti obesi. Negli adulti. Per i pazienti obesi, si deve considerare un dosaggio basato sul peso corporeo ideale adattato, AIBV. Il peso corporeo ideale, IBW, deve essere calcolato come segue. IBW uomini, chilogrammi, uguale 50 più 0,91 x, altezza in centimetri meno 152. IBW donne, chilogrammi, uguale 45 più 0,91 x, altezza in centimetri meno 152. Il peso corporeo ideale adattato, AIBV, ha calcolato come segue. AIBV uguale IBW più 0,25 x, peso corporeo reale a euro IBW. Nella popolazione pediatrica, il medicinale non è raccomandato in bambini obesi e in adolescenti con indice di massa corporeo, chilogrammi, barra, M2, 30 kg barra M2 finché copyright non saranno disponibili ulteriori dati. Pazienti con danno renale. Non sono stati condotti studi su pazienti con danno renale, tuttavia, poiché copyright busulfano viene moderatamente escreto nelle urine, in questi pazienti non si raccomanda una modifica delle dosi. Comunque si raccomanda cautela, vedere paragrafi 4, 8 e 5, 2. Pazienti con compromissione epatica. Busulfano non è stato studiato in pazienti con compromissione epatica. Si raccomanda cautela, in particolare nei pazienti con grave compromissione epatica, vedere paragrafo 4, 4. Modo di somministrazione. Precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione o della somministrazione del medicinale. Busulfano Teva deve essere diluito prima della somministrazione. Deve essere ottenuta una concentrazione finale di circa 0,5 mg/ml di busulfano. Busulfano Teva deve essere somministrato per infusione endovenosa tramite catetere venoso centrale. Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6, 6. Busulfano Teva non deve essere somministrato in iniezione endovenosa rapida o in bolo come iniezione per via periferica. Tutti i pazienti devono essere pretrattati con medicinali anticonvulsivanti per prevenire crisi epilettiche riportate con l'uso di alte dosi di busulfano. Si raccomanda di somministrare medicinali anticonvulsivanti 12 ore prima di busulfano Teva fino a 24 ore dopo l'ultima dose di busulfano Teva. Negli studi su pazienti adulti e pediatrici, i pazienti hanno ricevuto fenitoina o benzodiazepine come trattamento profilattico anticonvulsivante, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 5. Prima della prima dose di busulfano Teva si devono somministrare antiemetici e continuare a posologia fissa, secondo il protocollo terapeutico locale, per tutta la durata della somministrazione. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Gravidanza, vedere paragrafo 4, 6.
Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. L'effetto del trattamento con busulfano teva alla dose e secondo la posologia consigliata a una profonda mielosopressione, osservabile in tutti i pazienti. Potrebbero quindi svilupparsi gravi granulocitopenia, trombocitopenia, anemia o, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Nessuno studio clinico specifico è stato condotto per stabilire le eventuali interazioni tra busulfano per via endovenosa e itraconazolo o metronidazolo. Da studi pubblicati negli adulti, la somministrazione di itraconazolo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere busulfano teva insieme ad altri farmaci come Aeros-Deflamona Euro, Aeros-Flagila Euro, Aeros-Meclon, crema, soluzione Aeuro, Aeros-Meclon, ovulo Aeuro, Aeros-Metronidazolo Aurobindo Aeuro, Aeros-Metronidazolo Baxter Spa Euro, Aeros-Metronidazolo B Brown Aeuro, Aeros-Metronidazolo Bioindustrial.i.m.A Aeros-Metronidazolo Fresenius Cab Italia Euro, Aeros-Metronidazolo Spunto.e.f.a Euro, Aeros-Metronidazolo Samea Euro, Aeros-Pilera Euro, Aeros-Rosiceda Euro, Aeros-Rozex Euro, Aeros-Vagilena Euro, Aeros-Zidvala Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere busulfano teva durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere busulfano teva durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. HPCT ha controindicato nelle donne in gravidanza. Pertanto busulfano teva ha controindicato in gravidanza. Studi nell'animale hanno mostrato tossicità riproduttiva, mortalità embriofetale e malformazioni. Vedere paragrafo 5, 3. Non C. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non pertinente. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Busulfano in associazione con ciclofosfamido melphalan. Negli adulti. Le informazioni sugli eventi avversi derivano da due studi clinici, N uguale 103, di busulfano. Gravi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. L'effetto tossico principale a una profonda mieloablazione è pancitopenia, ma possono essere colpiti anche il sistema nervoso centrale, il fegato, i polmoni e l'apparato gastrointestinale. Non sono noti antidoti a busulfano, se non il trapianto di cellule emopoietiche progenitrici. In mancanza di trapianto di cellule emopoietiche progenitrici, la dose raccomandata di busulfano teva rappresenterebbe un sovradosaggio di busulfano. Deve essere monitorata attentamente la situazione ematologica e si devono adottare efficaci misure di supporto, come indicato dalle procedure mediche. In 2 casi è stato riportato che busulfano è dializzabile, pertanto la dialisi deve essere presa in considerazione in caso di sovradosaggio. Dato che busulfano viene metabolizzato tramite coniugazione con il glutatione, potrebbe essere presa in considerazione la somministrazione di glutatione. Va tenuto in considerazione il fatto che il sovradosaggio di busulfano può anche aumentare l'esposizione a DMA. Nell'uomo gli effetti tossici principali riguardano l'epatotossicità e gli effetti sul sistema nervoso centrale, SNC. Le alterazioni a livello della SNC precedono gli effetti più gravi. Non si conosce nessuno specifico antidoto per il sovradosaggio da DMA. In caso di sovradosaggio le procedure devono includere una generica terapia di supporto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Alchilsulfonati, codice ATC. L01AB01. Meccanismo d'azione. Busulfano è un potente agente citotossico e un agente alchilante bifunzionale. In mezzi acquosi, il rilascio dei gruppi metanosolfonati produce carbocationi, proprietà farmacocinetiche. È stata studiata la farmacocinetica di busulfano. Le informazioni riguardanti la biotrasformazione e l'eliminazione si basano su busulfano somministrato per via orale.
Farmacocinetica negli adulti. Assorbimento. La farmacocinetica di busulfano, dati preclinici di sicurezza. Busulfano è mutageno e clastogenico. Busulfano ha risultato mutageno nei test sulla Salmonella typhimurium, sulla Drosophila melanogaster e Barley. Busulfano ha indotto aberrazioni cromosomiche in vitro, sui roditori e su, elenco degli eccipienti di metilacetamide, Macrogol 400. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di busulfano teva a base di busulfano sono Busilvex, Busulfan Accord, Busulfan Fresenius Kabi. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.